Bruce Nauman nasce nel 1941 a Fort Wayne, Indiana. Si laurea in matematica e fisica presso l'Università del Wisconsin, Madison. Ottiene poi un Master of Fine Arts dall'Università della California, Davis. Questa ibridazione accademica sarà poi riscontrabile nel suo approccio analitico all'arte, che declina in particolar modo nelle sperimentazioni linguistiche. Una volta laureato, nel 1966, il 25enne Nauman insegna per qualche anno al San Francisco Art Institute. Si stabilisce dunque nella città californiana, dove affitta un piccolo spazio per lavorare. Lo stesso anno produce l'opera A Rose Has No Teeth, gioco linguistico coniato dal filosofo Ludwig Wittgenstein, una delle influenze più importanti dell'artista americano. Con questo lavoro Nauman inizia la sua riflessione sul linguaggio, che lo accompagna fino ad oggi. L'anno successivo crea una delle sue opere più significative, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truth, utilizzando dei tubi al neon. In questa frase, nelle parole che girano in un cerchio, non arrivando da nessuna parte, c'è tutta l'ambiguità dell'utilizzo del linguaggio di Nauman. Il motto è vero e falso. Le parole significano qualcosa o sono vuote. Lo stesso artista dirà: era una specie di test, come quando dici ad alta voce qualcosa per vedere se ci credi. Una volta scritto, potevo vedere che lo statement era da un lato un'idea totalmente sciocca, dall'altro invece ci credevo. È vero e falso nello stesso momento, dipende da come lo interpreti e da quanto seriamente prendi te stesso. Durante gli anni l'artista utilizza ampiamente il neon, interessante per il ribaltamento del suo solito utilizzo commerciale. Inoltre, se ragioniamo in termini religiosi e associamo la luce alla verità del verbo, le parole illuminate che emergono dal buio sembrano così avere qualcosa di divino e di inconfutabile. Nauman però ne ribalta il senso attraverso i giochi linguistici, frantumando il processo di significazione della parola. Il linguaggio cade sulle proprie rovine e in questa rottura ambigua si apre a significati nuovi, sfidando la percezione di chi fruisce l'opera. La percezione, dunque l'accettazione della soggettività e la rinuncia di qualsiasi dato oggettivo, è uno dei temi cardine affrontati da Nauman, nonché uno dei leitmotiv di tutto il Novecento. All'artista, infatti, non interessa il linguaggio nella sua struttura, come le scuole di De Saussure poneva, ma la natura intersoggettiva e performativa della parola. Prendiamo ad esempio altre due opere che utilizzano il linguaggio e il neon. La prima, It, Death, del 1973, e uno poi dei suoi capolavori, 100 Live and Die, del 1984. Azioni comuni, ripetute 100 volte, vengono accostate alla vita e alla morte, componendo una sorta di tavola dei comandamenti al neon. Le azioni, ripetendosi e venendo affiancate da concetti opposti di vita e morte, da una parte rappresentano l'esperienza umana, dall'altro perdono di significato. Ancora una volta il linguaggio non può dire nessuna verità, può solo aprirsi allo spazio ambiguo tra senso e vuoto. Dopo questa breve esplorazione di alcune delle opere al neon di Nauman, torniamo indietro al 1968, nei lunghi giorni passati in studio. È in queste ore vuote che pensa ciò che sarebbe poi diventato un provocatorio ragionamento tautologico. Ovvero disse: se ero un artista ed ero nel mio studio, allora qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe stata arte. A quel punto l'arte è diventata più un'attività che un prodotto. Concepisce così nel 1968 Walking in Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, video in bianco e nero di 10 minuti in cui l'artista, come suggerisce il titolo, cammina intorno a un quadrato delineato con dello scotch. Nonostante l'apparente banalità del gesto, l'opera ci è utile per capire alcune delle caratteristiche fondamentali dell'artista. Prima fra tutte la necessità di fare, di continuare, di lavorare, che tanto ricorda la celebre frase di Samuel Beckett: non posso continuare, devo continuare. L'opera inoltre pone l'accento sullo studio del corpo,
che Naumann porterà avanti in parallelo le sperimentazioni sul linguaggio. I due interessi, comunque, trovano un punto comune nella rottura del senso, nel sovvertire le dinamiche di percezione. In questo il corpo viene trattato come fosse una parola o una frase. Inoltre, in questi anni, sia il video, sia il riprendersi mentre si compiono azioni performative sono mezzi espressivi del tutto nuovi. L'unione tra video e performance sarà spesso utilizzata da Naumann negli anni successivi. Vediamo ora 3 opere fondamentali. Good Boy, Bad Boy è un lavoro del 1985 in cui un uomo e una donna, da 2 TV poste una a fianco all'altra, non fanno che ripetere in loop e con intonazioni diverse una serie di frasi semplici declinate a tutte le persone, singolari, plurali, maschili e femminili. Le visitatrici e i visitatori vengono coinvolti in prima persona e, come sempre, l'effetto è alienante. We are virtuous men. Evil. This is virtue. We are evil I am a men. virtuous woman. You This are a is virtuous evil. woman. We are virtuous women. I am This evil. is Nel 1986 produce Violent Incident, muro di 12 televisori in cui un attore e un'attrice compiono gesti di violenza reciproca, come spostare la sedia mentre l'altro o l'altra si sta sedendo, oppure dare degli schiaffi. I ruoli si alternano, le sequenze si ripetono in loop, generando un movimento violento e distruttivo. Come ha affermato l'autore stesso, il lavoro nasce dai sentimenti di rabbia e frustrazione riguardo la condizione umana, come le persone si rifiutano di capire le altre persone, germe da cui nasce la violenza e la crudeltà. La terza opera è Clown Torture, del 1987. È innanzitutto singolare il titolo. Siamo infatti tendenzialmente portati ad associare i clown a una festa e alle risate, non a una tortura. Il lavoro è composto da 6 video in cui 6 clown sembrano intrappolati nello schermo, dannati a compiere la stessa azione in eterno. Uno cerca di non far oscillare un pesce giocattolo che cade dal soffitto, un altro apre e chiude una porta che gli fa cadere addosso un secchio pieno di acqua, e così via. Tra tutti, il più famoso è il clown che si dimena gridando «no, no, no», come fosse appunto torturato. Il lavoro, installato nella stanza buia con TV e proiezioni, è molto rumoroso. Le voci sono scordinate, i colori fastidiosi. In questo ambiente straniante ci accorgiamo che i clown sono soli, nessuno li sta torturando. È una condizione di autotortura, una pulsione di morte che li porta a compiere in eterno lo stesso gesto. Chi è il clown torturato, allora? Sicuramente lo spettatore e la spettatrice che entrano in contatto con l'opera. Sicuramente l'uomo che, come in un'opera beckettiana, non può fare nulla, non può dire nulla. È intrappolato in gesti che non vuole compiere, in parole che non vuole dire. Bruce Nauman, in quasi 60 anni di carriera, ha prodotto una grandissima quantità di lavori: sculture, video, installazioni sonore, litografie, performance. Sarebbe impossibile racchiudere la sua ricerca artistica in un video di pochi minuti. Concludiamo comunque con una delle opere più rappresentative dell'artista, Live Tape Video Corridor, presentato per la prima volta alla Nicholas Wilder Gallery di Los Angeles. Si tratta di un corridoio stretto, al quale si può accedere uno alla volta, con 2 monitor alla fine. In quello superiore è possibile vedere il video in diretta del visitatore che cammina, in quello inferiore i video registrati dai visitatori precedenti. La peculiarità dell'installazione è che la videocamera è posta all'inizio del corridoio, così che il visitatore, più si avvicina al monitor, più vede la sua immagine di spalle farsi sempre più piccola e sdoppiarsi. Sebbene sia formalmente semplice, quest'opera racchiude molte delle tematiche care a Naumann, dalla percezione del corpo alle strutture di controllo, la banalità di un gesto e il sentimento di alienazione a cui può condurre. La sperimentazione e il rigore della sua pratica artistica lo hanno portato a essere uno degli artisti più influenti del secondo Novecento e a ottenere riconoscimenti importanti, di cui ricordiamo il premio Wolf del 1993, il premio Imperiale del 2004 e i 2 Leoni d'Oro alla Biennale di Venezia, nel 1999 come Life Achievement e nel 2009 come rappresentante del miglior padiglione nazionale, gli Stati Uniti. Durante gli anni ha esposto nei più importanti musei internazionali, fino alla retrospettiva Disappearing Acts, tenutesi al MoMA nel 2017 e poi trasposta e ridattata allo Schauliger di Basilea. Questa mostra racchiude gran parte della produzione artistica di Naumann, fino ai lavori più recenti.
come Contrapposto Studies, opera del 2016 composta da 2 canali video in cui possiamo vedere l'artista camminare in contrapposto. Una camera lo riprende da davanti, l'altra da dietro, una in positivo, l'altra in negativo, facendo poi mettere in contrasto e unire queste 2 visioni differenti. Ancora una volta l'artista sfida la nostra percezione, ci fa interrogare sull'oggettività di ciò che vediamo e ci intima di stare attenti.